Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e alle tecnologie dell'IT che piacciono a tutti noi, almeno spero. Questa settimana non andremo a parlare del nostro amico Zabbix, ma vi ricordo il canale Zabbix Italia dove siamo in tanti e mancate solo voi, ok? Quindi vi ricordo di iscrivervi. Ma questa settimana andremo a parlare invece del problema della virtualizzazione, perché ormai molti di voi, almeno i rumors sono questi, stanno cercando soluzioni alternative. Nelle settimane precedenti avevamo esplorato una valida alternativa di Apache con Cloud Stack, se non sbaglio, non voglio dire un nome sbagliato, e l'alternativa di Ubuntu con MicroCloud. Quindi erano soluzioni alternative alla gestione degli ambienti containerizzati o virtuali. E questa settimana invece avevo detto cerchiamo di portare un prodottino che secondo me è molto interessante, che noi stiamo usando ormai da decenni, penso, almeno sicuramente 10 anni sicuro, e chiaramente negli anni ha avuto varie migliorie, si è arricchito di tante funzionalità e ne vale la pena comunque conoscerlo e sapere che cosa ci può offrire. E il prodotto nella fattispecie si chiama Proxmox, ok? Quindi a che cosa ci serve? Come vedete qua, ci serve a gestire delle macchine virtuali o dei container, ma container non applicativi, container di sistemi operativi, quindi i container LXC, quelli non so per chi l'ha mai sentiti, però sono dei container, a differenza dei container Docker dove normalmente c'è un applicativo, nei container LXC si fa la virtualizzazione di un sistema operativo a tutti gli effetti, ok? Chiaramente il vantaggio è che non c'è un layer di virtualizzazione, ma alla fine il sistema operativo viene containerizzato all'interno di un processo, quindi molto più leggero, non ci sono emulazioni in mezzo. Non dico che ad oggi l'emulazione KVM sia pesantissima, perché effettivamente è molto performante, però sicuramente i container sono molto molto più leggeri. È chiaro che nei container però non ci potete mettere dei sistemi operativi alternativi al mondo Linux e quindi Windows difficilmente potrete buttarcelo dentro. Magari ci sarà anche la possibilità di farlo, però non è proprio quello per cui è nato. Cosa ci serve per poter iniziare? Chiaramente il top, però non tutti possono averlo, è un server fisico a nostra disposizione, perché la virtualizzazione chiaramente sottintende di avere un pezzo di ferro su cui poi vado a ritagliarmi le mie VM, ok? Normalmente. E poi chiaramente se possibile avere un bel po' di RAM e magari anche qualche core, no? Perché quasi tutti i nuovi processori almeno hanno 4 core e quindi possiamo dare un core a ogni singola VM e ci ritagliamo almeno 3 macchine virtuali senza problemi. E la RAM dipende da cosa ci volete far girare sopra, però almeno 8 giga di RAM direi che sarebbero il minimo indispensabile. Lo spazio disco del tutto relativo, dipende dalle vostre esigenze, cosa ci andrete a installare sopra queste VM, però in linea di massima ad oggi i giga, i centinaia di giga sono abbastanza facili da reperire. Che cosa ci fornisce? Ecco, questo secondo me è la parte più interessante, l'andremo anche a vedere nella prossima slide, ma quello che è interessante in Proxmox è la semplicità di installazione dell'ambiente di virtualizzazione e anche gli strumenti che ci fornisce per gestire quotidianamente il nostro parco macchine virtuali o container, ok? Quindi la facilità di installazione è il punto forte e di gestione è il punto forte di Proxmox, ok? E andiamo a vedere quali altre feature ha e lo vediamo in questa slide. Questa è la GUI, non è che si vede tantissimo, poi la vedremo meglio, però tanto per darvi un'idea. Allora, abbiamo detto macchine virtuali, le macchine virtuali vengono fornite tramite KVM, quindi la soluzione di virtualizzazione che
e all'interno del kernel del nostro Linux, e quindi è abbastanza performante, direi, a tutti gli effetti. La virtualizzazione su container tramite LXC, quindi avete queste due modalità di lavoro. Totalmente web-based, quindi potete fare tutti i comandi tramite la sua interfaccia grafica, e questo è molto comodo perché bella è la command line, però se non usate questo prodotto tutti i giorni, vi sfido poi a ricordarvi tutti i cavolo di comandi da command line, ok? Quindi se lo usate tutti i giorni è chiaro che la command line è la cosa migliore, però se lo usate saltuariamente ci sta che magari uno non si ricorda tutto ed è più intuitiva una GUI. REST API potete gestire completamente ed eseguire anche comandi di terraformazione, no? Tramite le API del Proxmox. Quindi ci sono già playbook Ansible o veramente Terraform per creare macchine virtuali, eccetera, eccetera. Quindi può essere molto conveniente utilizzare le REST API. Clustering perché Proxmox fin dall'inizio ha pensato a non gestire una singola macchina, non un singolo hypervisor, quindi un singolo pezzo di ferro, ma ha sempre pensato di dover gestire un cluster formato da più nodi Proxmox, tutti collegati tra di loro per chiaramente gestire al meglio anche le situazioni di high availability o di fault di un nodo, e quindi con la relativa live migration della VM. Quindi questo è sempre stato dall'inizio e negli anni si è perfezionato, ok? Quindi molto interessante la live migration e anche storage migration in Proxmox per poter appunto gestire al meglio le nostre VM. Una gestione a ruoli per i vari utenti, quindi molto utile anche questa cosa, e la gestione anche dell'autenticazione con più possibilità, quindi da LDAP a anche two-factor authentication, eccetera. E poi, e non per ultimo, la possibilità di gestire più tipologie di storage. Come vedete qua, io adesso ne ho citati dei più importanti: Ceph, iSCSI, NFS, ma ne annovera tanti altri, per esempio ZFS, ok? Utile soprattutto su installazioni single node, ok? O eventualmente due nodi, cose di questo tipo, perché chiaramente non è uno storage condiviso. Però questo è molto comodo perché vi permette di utilizzare Proxmox un po' in qualunque situazione, dal serverino utile per non so, dei test in casa, no? Il famoso home lab, o anche per i serverini che sono, non dico di produzione ad altissima criticità, ma comunque da installare in ambienti abbastanza importanti, ok? E Ceph ve lo dà, tra l'altro, in maniera molto semplificata. C'è tutto un percorso in automatico di installazione che vi permette di utilizzare questo storage distribuito open source, che è molto interessante. Piccolo dettaglio che mi ero dimenticato: questa soluzione chiaramente è completamente open source, non esiste la versione premium o corporate o cose di questo tipo. Esiste un'unica versione, l'unica differenza è il fatto di accedere ai repository degli aggiornamenti a pagamento, che cosa vi danno in più dei repository standard? Chiaramente dei pacchetti di fix più veloci, ok, rispetto a quelli community, e anche eventualmente dei kernel ottimizzati per determinati workload, e poi chiaramente il supporto ufficiale del produttore, giustamente, no? Quindi se avete bisogno di un ambiente critico gestito da Proxmox, sicuramente, visto anche i prezzi, vi conviene sottoscrivere una delle loro soluzioni. Ok, detto questo, altra cosa secondo me importantissima che è stata poi gestita ottimamente dal nostro amico Proxmox è la parte dei backup, perché un sistema di virtualizzazione senza una soluzione di backup era un po' problematico, no? Immaginate di gestire centinaia di macchine e poi fare i backup con la soluzione tradizionale: copio l'immagine dove stanno i file system delle macchine virtuali.
era poco credibile, poco funzionale, e quindi Proxmox ha creato un tool ad hoc per gestire questa situazione che si chiama Proxmox Backup, anche questo open source, e ci mette delle funzioni veramente molto succulente e molto da prodotto enterprise, tipo incremental e deduplication. Compressione, remote synchronization, encryption, anche qua gestione a ruoli e per gruppi, tutto gestibile tramite un'interfaccia web, e poi granular recovery. E tutto ciò con l'integrazione nativa su Proxmox. Quindi con un paio di clic voi integrate questa soluzione a parte, che normalmente risiede su un server dedicato o su più server dedicati, per fare backup in 5 secondi. E con questo metodo anche andrete a sprecare chiaramente molti meno giga di spazio, perché è in grado appunto di deduplicare, quindi fare solo il backup dei blocchi che sono diversi rispetto dall'ultimo backup eseguito. E in più la parte granular recovery vi permette di andare a scegliere dentro nel file system dell'ultimo backup cosa andare a prendere, quindi il file o un gruppo di file, estrarli e riposizionarli all'interno della macchina. Quindi queste cose sono veramente molto interessanti. C'è anche un'altra funzione che è carina, che è la restore on the fly, no? Che praticamente noi possiamo, dopo aver perso la macchina, far partire la macchina direttamente dal backup, e nel frattempo il sistema di backup andrà a ripristinare il dato in live, ok? Quindi pian piano andrà a fare la restore di tutto quanto in locale, però la macchina può partire direttamente dall'ultimo backup eseguito. Quindi anche questa cosa è molto molto interessante. Detto ciò, vi farei vedere chiaramente come il nostro Proxmox come si presenta su un ambiente chiaramente di demo, ok? Poi adesso vi faccio vedere come l'ho fatto, però è una cosa rudimentale, ma per farvi capire quali sono le possibilità. Questa intanto è la pagina ufficiale di Proxmox, dove potrete andare a trovare tutte le informazioni che vi ho fatto vedere prima, tutte le varie feature, anche i contratti di supporto, e anche come scaricarlo, ok? Giustamente. E anche la parte di Proxmox Backup, il dettaglio un pochino più prolisso di tutto ciò che ho detto. Andiamo a vedere la nostra installazione di demo. La mia installazione di demo è composta da 3 nodi, perché ho voluto complicarmi la vita e ho voluto tirare su un cluster che è a sua volta ospitato da quest'altro cluster qui, che questo invece è fatto su Proxmox, ma su base su dei server fisici, ok? Su 3 server fisici che hanno abilitato l'opzione del kernel Nested Hypervisor, no, Nested KVM. E quindi noi possiamo virtualizzare all'interno del virtualizzatore, da non fare assolutamente, solo per fare dei test, perché le performance sicuramente sono tremende, però era solo per farvi vedere come è fatto un cluster da nuovo di Proxmox, ok? Quindi qui abbiamo tutto il nostro data center e vediamo a livello globale il numero di CPU che compongono il nostro cluster, eccolo qua, scusate, eccolo qui, il fatto che ci siano dei nodi che sono in offline, eventualmente ci possono essere dei problemi, il numero di macchine virtuali e il numero di container che sono in questo momento running, il numero appunto delle CPU e quanto le stiamo usando all'interno di tutto il cluster, la memoria e la parte storage, con poi il dettaglio, lo spaccato del dettaglio qui di sotto. E poi qui vabbè, no subscription, perché questa qui è la versione open source. Altra cosa interessante è che io in questo micro cluster ho installato Chef. Perché? Perché Chef mi dà la possibilità di godere di uno storage distribuito e poter in questo caso andare a fare live migration, perché il dato risiede su questo storage che è distribuito su tutti e 3 i nodi, quindi ogni nodo può vedere lo stesso volume
della VM e quindi facilmente io posso far ripartire la VM senza andare a ricopiare i dati da un nodo all'altro, ok? Che si può fare, ok? Però se provate a immaginare quanto vuol dire, quanto tempo ci vuole spostare 10 giga, c'è 10 giga ancora, 100, 200 giga tra un nodo e l'altro, ci vuole tanto tempo, invece facendo così è praticamente, non dico fulmineo, ma molto veloce, ok? Perché deve solo copiare la RAM della VM che sta girando in questo momento e dopodiché stacca, riattacca e praticamente è quasi indolore, una perdita veramente di pochi millesimi di secondo quando viene fatta la migrazione. E detto ciò, il CEF chiaramente ci mette anche a disposizione principalmente due tipologie di storage. Uno a blocchi, che come vedete qua l'ho chiamato, e magari poi nel dettaglio lo vediamo qua, sul singolo nodo, vado sotto CEF, qua potete vedere, vediamo un po', ops, eccoli qui, pool, ok, ho fatto un pool dedicato al block storage, quindi si chiama RBD, e poi un altro alla parte di CFFS. CFFS è una specie di file system distribuito, questo è invece uno storage a blocchi, cambia la questione. Questo potete vederlo come una specie di NFS, ok? Distribuito su tutti i nodi, che può essere molto comodo per posizionare le ISO o le immagini dei container, ok? O qualunque altra cosa, però nella fattispecie per noi può essere utile per metterci le ISO delle nostre VM che facciamo girare. In questo momento noi abbiamo all'interno del nodo prox 1 e del prox 2 due container, e sono dei container in questo caso delle CentOS, ma facilmente, vedete qua, posso fare create container, posso dare un nome al container, CT4, non lo so, imposto già una password di root per entrare dentro nella macchina, va bene, metto quello che voglio, poi lui cosa mi andrà a chiedere? Innanzitutto mi dice dove sono i template per fare questa macchina, questo container. Allora, nel CFFS non c'è niente, nel local storage, perché mi ero già scaricato io un container, c'è quella di Rocky Linux 9, ok? Quindi io gli dico, ok, fammi una macchina Rocky Linux 9, quanto spazio gli voglio dare, e notate che lo storage è RBD, quindi è quello di CEF, quindi quello distribuito, 8 giga, va bene, quanti core, quanta memoria, va bene tutto, e poi la parte di networking, quindi quale è l'IP, in questo caso ho messo DHCP, lasciamolo andare, e lui adesso mi creerà il container. Creare il container ci mette veramente poco, tenete presente che qua siamo su un ambiente virtuale, quindi nelle performance, come dicevo prima, non sono il massimo e quindi ci metterà del tempo, ma io posso chiudermi questa parte qua e tanto qua abbiamo tutti i task che il Proxmox sta eseguendo in questo momento, quindi quando finirà mi dirà ok e io mi sarò creato il mio container. Se devo andare a posizionare dei template per i miei container, cosa devo fare? Come vedete qua ci sono dei data store, questo qua si chiama CFFS, giustamente perché è quello che ho creato con CFFS, uno che si chiama RBD e poi uno Z-Pool e un locale. Se io voglio scaricarmi dei template per far partire i miei container, io vado qua dentro, CFFS, faccio CT template e poi facilmente, vedete io vado qua, posso fare template, ci sono già tantissimi template già a disposizione, quindi se cerco quello di Ubuntu, vedete già mi presenta tutte queste opzioni, ok? Faccio così, mi scelgo questo qua 2204, download e inizierà a scaricare il template, ok? E quindi la prossima volta che devo creare un nuovo container basta solo che sceglierò il mio CFFS come storage e gli dico guarda usiamo quello di Ubuntu, volendo potete uploadarlo voi direttamente oppure scaricarlo da un URL ben specifico, ok? Mettete caso che c'è qualcuno che ne rilascia
qualcuno disponibile di container già pronto all'uso, di template, scusate, potete usare direttamente questa funzione. Altra opzione è scaricare all'interno di CFFS, quindi di questo data store che è un file system distribuito tra tutti e tra i nodi, anche le ISO. In questo caso, vedete, potete fare l'upload dalla vostra macchina o scaricarlo tramite una URL, e questo è di solito più semplice perché tutte le ISO, no, delle nostre distribuzioni di solito le trovate tramite un URL sulla loro pagina, quindi mettete qua l'URL e poi fate download e lui vi scaricherà l'immagine della vostra ISO preferita. Sembra tutto facile, è chiaro che io adesso non vi faccio una guida su come installarlo, perché? Perché ci sono parecchie guide, ma soprattutto c'è anche la documentazione ufficiale, nonché è veramente molto facile, perché basta fare il download dal sito ufficiale, mettere la ISO, farla buttare, vi fa 4 domande e il gioco è quasi fatto per un'installazione semplice, ok? Poi on top a quello potete complicarvi la vita andando ad aggiungere CFFS, andando ad aggiungere chiaramente un cluster, perché è inutile mettere CFFS se non avete un cluster di nodi, però è abbastanza semplificato, perché come potete vedere qua anche la creazione del cluster è molto semplice. Se io vado sotto data center, cluster, e voglio aggiungere un nodo, io installo un nodo con la ISO e poi a un certo punto gli dico guarda, lo voglio joinare, quindi io clicco qua sopra, faccio copy information, lui mi copia tutta questa stringa qui, vado sulla macchina che voglio agganciare a questo cluster e faccio un incolla di queste informazioni, in automatico partirà la procedura di handshake e verrà unito al cluster. Quindi anche questa cosa qua è veramente molto facile. Altra cosa che è degna di nota e che non è detto, no? Che in qualunque soluzione voi abbiate questa funzionalità, e ve lo faccio vedere intanto qua, la console, banalissimo, questo no? fino a qui c'eravamo arrivati tutti e quasi tutte le soluzioni di virtualizzazione ce l'hanno e quindi possiamo vederlo, ma l'altra cosa carina è che abbiamo più opzioni. Spicy è la modalità a accelerazione hardware che viene fornita all'interno della virtualizzazione KVM con i driver Spicy. Quindi se voi installate i driver Virtio che trovate sul sito di Fedora o Red Hat o anche dal sito di Proxmox, vi metterà tutta una serie di driver ottimizzati per Windows, ecco mi ero dimenticato un piccolo dettaglio, per Windows, che vi permetteranno di avere un'esperienza molto più fluida anche nella navigazione della macchina virtuale, ma molto più fluida, ok? Ed è anche possibile fare il passaggio degli oggetti collegati tramite USB dal vostro PC alla macchina virtuale. Chiaro, le performance saranno quello che saranno, ma si può utilizzare, ok? E non è una cosa che fanno tutti, ok? Questa cosa qua dello Spicy è veramente interessante per fare, non so, VDI, ok? Immaginatevi quelle macchine, quegli operatori che lavorano su macchine virtuali anche per fare dei lavori dove c'è richiesta di un acceleratore grafico. E parlando di acceleratori grafici, io su una mia macchina Proxmox che già utilizzo, ho trovato molto utile la possibilità di passare in pass-through delle schede video. Quindi come vedete qua sotto le informazioni della mia VM, questa 101 qua, nella parte hardware, qua c'è un dettaglio PCI device e io gli ho passato la mia scheda Nvidia a questa VM e quindi questa VM può sfruttare tutte le funzionalità della scheda video fisica che ho collegato alla mia macchina virtuale. E questo ci permette di, non so, fare dei test con PyTorch o qualunque soluzione di intelligenza artificiale o banalmente anche installare Windows e metterci dei videogiochi, ok? Quindi potete fare un po' quello che volete e le performance non sono per niente male, ok? Altra cosa molto carina, per esempio io l'ho usato qua per il mio laboratorio e ho installato una VM con Home Assistant, ma il mio Home Assistant ha tante periferiche USB.
quindi ha la Z-Wave, ha lo Zigbee, ha, non mi ricordo, la scheda Google per l'intelligenza artificiale che è USB. E come facevo a passarle? Stessa cosa, si può fare USB pass-through, e in questo caso potete passare il singolo device o potete passare tutta la porta, tutto lo slot USB direttamente alla VM. E come vedete in alcuni casi qua c'è proprio, ecco, su questo qua per esempio ho girato tutta una serie di porte, tutto il bus dell'USB perché era più performante o mi dava meno rogne, adesso non me lo ricordo più. C'è anche un'altra opzione, vediamo dov'era, se la becco, no, ok. Comunque c'era l'opzione anche per passargli l'emulazione USB 3, che può essere utile in alcuni casi, ok? Quindi se non fate il pass-through di tutto il device, di tutta la parte USB, potete dire, ok, guarda, questo qui è un device e deve lavorare come USB 3, perché in alcuni casi sicuramente è utile questa opzione. Capite che Proxmox ha veramente tantissime funzionalità, ha tanti benefici perché è veramente molto molto comodo. Vi faccio anche vedere per esempio il backup, questa macchina qua, se non sbaglio, vedete sotto backup, dovrebbe avere l'integrazione, eccolo qui, con il backup remoto fatto proprio con Proxmox Backup. E come notate qua c'ho tutte le sessioni di backup eseguite e se io vado a fare qua posso fare andare a vedere il contenuto di questo backup e quindi faccio un file restore e adesso ci vorrà forse un po' di tempo, ma posso andare a guardare dentro nella partizione alla ricerca, ecco in questo caso non ho trovato niente, vediamo se trovo qualcosa, l'effetto demo è sempre dietro l'angolo, ok, vedete che qua ci sono i file e io potrei andare a fare un restore selettivo di un singolo file, ok? Quindi non devo per forza restaurare tutta la macchina, ma posso anche prendermi il file selettivo. Quindi è veramente molto interessante come soluzione completa a 360 gradi dalla virtualizzazione alla protezione delle mie VM. E detto ciò, io ormai sono passati un bel po' di minuti, magari se volete approfondire scrivetevelo nei commenti, magari se volete vedere come si installa partendo da Scratch, cose di questo tipo, vediamolo, se avete questo interesse, farò un video dedicato, ma questo video era per darvi un attimino le potenzialità di questo strumento, perché ritengo che sia molto interessante, una valida alternativa a tante altre soluzioni, anche per ambienti production ready, ok? Quindi cose un pochino più serie. E detto ciò, grazie mille di aver visto anche questo video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettetemi anche un bel like e ci vediamo la prossima settimana, magari parlando di Zabbix, ok? Grazie mille a tutti e buona serata.